Ciao, sono il dimostratore ludico e oggi ti farò sedere al mio tavolo per spiegarti Wandering Towers. Scopo del gioco? Vincere! Vince chi riesce a far entrare tutti i propri maghi dentro il castello del corvo. Il tabellone è composto da un tracciato formato da 4 tessere paesaggio, le quali riportano delle caselle esagonali nelle quali si sposteranno i maghi e le torri. Poi abbiamo le torri volanti, Il castello del corvo, i gettoni incantesimo, il segnalino primo giocatore, un dado, le pedine ed i gettoni pozione magica per ogni colore ed infine le carte movimento. Come sono fatte queste carte? Esistono 3 tipi di carte: carte per far avanzare sul mago, carte per far volare le torri e carte dove si dovrà scegliere cosa muovere. Il numero indicherà di quante caselle spostarsi. Una volta composto il paesaggio, si posiziona il castello del corvo sulla casella iniziale col relativo simbolo. Si posizionano poi le torri sulle prime 9 caselle alla destra del castello, quindi sempre in senso orario. Sulla prima casella si posiziona quella col simbolo del corvo e poi le altre alternandole con o senza simbolo. Si prendono i 2 gettoni incantesimi iniziali, muovi un mago e muovi una torre, e si rimuovono gli altri perché si utilizzano solo con la variante maghi esperti e si posizionano al centro insieme al dado. Ogni giocatore riceve 3 carte movimento coperte, si sorteggia il primo giocatore e poi in base al numero dei giocatori si ricevono pedine mago e pozioni del colore scelto. Le pozioni hanno un lato grigio ed uno colorato, vanno posizionate davanti a sé con lato grigio visibile, vuol dire che sono vuote. Quando verranno riempite, allora andranno girate. Fatto questo, bisogna proseguire il setup piazzando i maghetti sulle torri. A partire dal primo giocatore e poi procedendo in senso orario, si posiziona un mago sulla prima torre, quella adiacente al castello. I giocatori continuano a piazzare i maghi a turno sulla stessa torre finché non si raggiunge il limite massimo, che è pari a 3 maghi sulle prime 3, e poi si prosegue con la torre successiva, mantenendo la successione dei giocatori in senso orario. Per le torri dalla quarta alla sesta ci sarà spazio solo per 2 maghi, mentre sulle ultime 3 torri ci potrà stare un solo mago su ciascuna torre. Il limite dei maghi iniziali è anche indicato da lucine azzurre poste sulle caselle. 2 annotazioni: intanto, se ci sono meno giocatori e quindi meno maghi, ovviamente non verranno riempite tutte le torri col setup iniziale. Seconda annotazione: il limite riguarda solo il piazzamento iniziale. Durante il gioco potranno starci fino a 6 maghi su ogni torre o casella. Il gioco si svolge in senso orario e ognuno eseguirà 2 azioni in movimento. Si giocano quindi 2 carte dalla propria mano e poi si muovono maghi o torri. Se non sono possibili ulteriori azioni dopo la prima carta, allora una seconda carta verrà comunque scartata senza eseguire l'azione. Se invece il giocatore non può o non vuole giocare carte, allora le scarta tutte e 3 e ne pesca altrettante e poi sposta comunque una torre a scelta di una sola casella. Il turno finisce pescando 2 nuove carte in modo da tornare ad averne 3 e si prosegue in senso orario. Come si spostano i maghi? La carta consente di muovere un solo mago e solo tra i propri maghi visibili. Ci si sposta in senso orario e si può terminare sia in cima ad una torre sia sulle caselle, ma in entrambi i casi possono esserci solo 6 maghi. Se l'azione dovesse terminare una casella piena, allora quell'azione non potrà essere svolta. Se le carte mostrano uno o più dadi, il giocatore tirerà un dado e sposterà il mago di tante caselle quanto il risultato ottenuto. Ma se non dovesse essere soddisfatto del tiro, potrà ritirare il dado tante volte quanti sono i dadi rappresentati e fermarsi o appena ottiene il valore desiderato, oppure appena raggiunge il limite di tiri indicato dal numero dei dadi. L'obiettivo è terminare il movimento esattamente dentro il castello, altrimenti il castello verrà superato. Se ci si riesce, allora il giocatore sarà più vicino alla vittoria e il mago però che è all'interno del castello non potrà più essere mosso. Attenzione, quando un mago entra nel castello, il turno del giocatore termina immediatamente, quindi se dovesse entrare col movimento della prima carta, allora non verrà giocata una seconda carta movimento. Ogni volta che un mago entra nel castello, bisognerà spostare il castello in senso orario fino alla prima casella o torre che presenta il simbolo del corvo, ma senza maghi presenti. Se non dovessero esserci caselle disponibili,
allora il castello rimarrà al suo posto. Ad esempio, in questo caso potrebbe andare in questa casella, ma essendoci sopra un mago, allora andrà oltre e finirà su questa torre libera. È sempre possibile guardare dentro il castello per sapere quanti maghi sono già entrati e di chi. Come si spostano le torri? La carta consente di muovere qualsiasi torre tranne il castello. Si spostano in tante caselle quanto indicato sulla carta, sempre in senso orario. Non possono finire il movimento sopra il castello e anche per le torri valgono le carte con i dadi. Quando lo spostamento termina su una casella con un'altra torre, allora verrà posizionata in cima e quando si vorrà spostare la torre, il giocatore potrà scegliere se spostarla tutta o anche solo una parte intermedia. E con lei si sposteranno tutte le torri che sono poste sopra, compresi eventuali maghi presenti in cima o altri maghi presenti all'interno delle varie torri. Se in cima dovesse esserci il castello, anche il castello si sposterà con tutte le torri. Se sulla carta sono presenti sia la torre che il mago ed entrambi con un dado, allora prima si tirerà il dado e dopo si potrà scegliere quale dei due muovere. Se alla fine del movimento la torre copre eventuali maghi presenti, non importa quanti, allora verranno imprigionati e come ricompensa il giocatore, se ha ancora pozioni grigie, potrà riempire una sua pozione e quindi girare il gettone dal lato colorato. Bisognerà quindi memorizzare dove saranno imprigionati i propri maghi e spostare la torre che li copre per poterli liberare e quindi poterli nuovamente spostare. Una volta che una torre viene sollevata, non si può più cambiare idea. A cosa serve riempire le pozioni? Per poter vincere, oltre a portare tutti i propri maghi dentro il castello, è necessario che siano riempite tutte le proprie pozioni. Nella modalità gioco base si hanno a disposizione due incantesimi, muovi un mago e muovi una torre, utilizzabili da tutti e non vengono mai scartati. Per poterli utilizzare si devono scartare tante pozioni piene quante quelle indicate sull'incantesimo. Si può utilizzare un solo incantesimo per turno e lo si può utilizzare quando si vuole, prima della prima carta, in mezzo ai due movimenti o dopo il secondo movimento. Vale sempre la regola che se lo si utilizza all'inizio del turno ed un mago entra nel castello, il turno termina comunque immediatamente, anche se ci sono ancora carte da dover giocare. Non appena un giocatore con tutte le pozioni piene fa entrare l'ultimo mago nella torre, fa scattare l'ultimo turno per tutti gli altri giocatori, fino a quello posto alla destra del primo giocatore, così da avere tutti lo stesso numero di turni a disposizione. Qualora nell'ultimo turno più giocatori dovessero far entrare l'ultimo mago nel castello, allora vincerà chi avrà il maggior numero di pozioni piene, quindi non usate durante la partita. In un caso raro nel quale tutti i giocatori siano riusciti a far entrare tutti i maghi ma nessuno che abbia riempito tutte le pozioni, allora vincerà chi ne ha di più piene. Esistono due varianti, una per esperti nella quale si sceglie quanti incantesimi avere a disposizione per tutti tra gli 8 disponibili e si possono utilizzare durante ogni azione di movimento, quindi fino a 2 incantesimi a turno. Gli incantesimi fanno scambiare le torri, spostare in senso antiorario un mago o una torre, spostare il castello, spostarsi in coppia o liberare un mago imprigionato. C'è anche la seconda variante che è quella a squadre formate da 2 giocatori, i quali possono aiutarsi scambiandosi le carte o passandosi delle pozioni piene. Quindi, concludendo, è un gioco molto carino, con un pizzico di cattiveria o comunque si possono fare tanti piccoli sgambetti, perché quando si coprono tanti maghi poi bisogna ricordarsi a quale piano della torre è rinchiuso il proprio. Quindi è molto divertente, facile da imparare, pochissime regole, quindi adatto anche per chi non è un grande giocatore. Quindi non mi resta che dirvi di divertirvi con questo gioco, farvi tante risate, soprattutto quando si sbaglierà il piano dove si credeva che fosse il proprio mago. E quindi buon divertimento, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial.